Mamma mia, che macello qua. E poi chi sistema? Buongiorno, io sono Mitch e vi do il benvenuto nella mia... Ok, oggi non proprio nella mia cucina, ma non andremo molto lontano, non vi preoccupate. Parleremo di Halloween e di qualche curiosità legata a questa festività e anche di qualche usanza culinaria veramente particolare. Ma intanto, via con la sigla! Ormai conosciamo tutti Halloween, quella festa irlandese che alcuni nonni chiamano Howlin, creando così dei malintesi interessanti e a dir poco stravaganti. Su internet girano tantissimi meme su questo argomento, ma c'è anche da dire che noi nipoti siamo un po' cattivelli. Halloween comunque è quella festa che secondo gli storici affonda le proprie radici nella festività celtica Semain, cioè il loro capodanno. D'altro canto, il Capodanno non è uguale per tutti e ogni cultura lo colloca con criteri diversi. Per molti l'inizio del nuovo anno coincideva col periodo primaverile, il periodo della rinascita, dove il gelo dell'inverno lascia spazio ai primi timidi boccioli e le piante spoglie tornano a vestirsi di mille colori. Anche per i romani inizialmente il Capodanno era celebrato nel mese di marzo e solo successivamente venne fissato il 1 gennaio, il mese dedicato al dio Giano che... Ma aspettate, ci stiamo allontanando troppo, torniamo indietro. Dicevo, il Capodanno celtico si colloca proprio a cavallo tra il 31 ottobre e il 1 novembre. In questo periodo, per i Celti, si concludeva l'estate, da qui il nome Semain, dal gaelico Semaeliun, cioè Summer's End. Nella cultura celtica la conclusione dei cicli aveva un valore importante, ma questo lo era in modo particolare. Infatti, secondo i Celti, nella notte del 31 ottobre, la distanza per il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliava e uno entrava in contatto con l'altro. Proprio da questa festa sarebbe stato ispirato Halloween, ma il percorso è lungo e molto interessante. Di mezzo ci sono anche i romani, che come sempre si devono far distinguere. C'è poco da fare, siamo dei caciaroni, ma non i romani di oggi, Sto parlando di quelli dell'impero romano. I conflitti tra i Romani e i Celti iniziarono intorno al IV secolo e si protrassero per quasi 5 secoli, un'eternità. Diciamo che i Romani non presero molto bene l'invasione del IV secolo. Si ralegarono proprio al dito, che poi io, dopo 5 secoli, non ricorderei neanche più perché sto ancora lottando. Ma cosa c'entra tutto questo con Halloween, o meglio con la festa del Semain? I Romani erano dei grandi conquistatori e nella loro lunga storia entrarono in contatto con molte culture e spesso vennero influenzati da alcune tradizioni dei popoli soggiogati. Ed è per questo che molti ipotizzano delle influenze del Capodanno celtico in alcuni rituali già presenti nell'impero romano. I Romani avevano diverse cerimonie legate al culto dei morti, a partire dalla festa della Lemuria, che secondo la leggenda venne istituita proprio da Romolo in persona, per placare l'anima del fratello Remo. Beh, forse neanche io l'avrei presa bene se fossi stato il Remo. Ma come ho detto, i rituali in onore dei morti non si fermavano qui. Un'altra festa romana che viene spesso ricordata con delle similitudini ad Halloween è il Mundus Patet, cioè mondo aperto. Vi ricorda qualcosa? Mondo aperto, il mondo dei vivi e quello dei morti collegati. Esatto. Il concetto è molto simile a quello del Semain. Il Mundus Patet aveva come centro il Mundus Cereris, un punto collocato nel foro, quindi al centro della città romana, e gli antichi romani credevano che questo punto rappresentasse la connessione al mondo dei morti. Per questo motivo una lastra di pietra era messa a guardia e sbarrava l'accesso. Il passaggio veniva aperto durante l'anno solo in 3 occasioni: il 24 agosto, il 5 ottobre e l'8 novembre. Sarà che i romani sono sempre stati in contatto con la morte a causa delle numerose guerre, ma le feste dedicate ai morti erano veramente tante. Alcune di esse si ipotizza che siano state di matrice etrusca, altri trovano dei collegamenti col Semain celtico,
Fatto sta che questi rituali erano talmente radicati nelle tradizioni del popolo che sopravvissero per numerosi anni e con l'avvento del cristianesimo si cercò di sostituire molte feste con quelle cristiane, semplicemente facendo coincidere le date. Così nel 13 maggio del 609 d.C. Papa Bonifacio IV, dedicando il Pantheon in onore dei martiri cristiani, istituì la festa cattolica di tutti i martiri, in sostituzione delle feste lemurie celebrate il 9, l'11 e il 13 maggio. Questo è il primo tassello per arrivare all'origine del nome della festa di Halloween, ma ci siamo vicini. Per capire meglio dobbiamo fare un salto a quasi un secolo dopo, sotto il papato di Gregorio III, che decise di spostare la festa del 13 maggio al 1 novembre, facendola diventare quella che oggi conosciamo come la festa di Ognissanti. E la cosa curiosa è che sembrerebbe che la parola Halloween derivi proprio da Ognissanti. L'influenza del cristianesimo era arrivata fino alle terre celtiche e la sera prima della festa di Ognissanti in inglese divenne All Hallows Eve, che significa la vigilia di Ognissanti. Nel tempo questa formula venne abbreviata come l'ormai conosciuta Halloween. Oggi Halloween, con i suoi toni cupi, i suoi dolcetti e i suoi scherzetti, è una festa che esorcizza la paura della morte e come ogni tradizione che si rispetti ha diverse ricette legate ad essa. E naturalmente noi siamo qui proprio per esplorarne qualcuno. In questo periodo l'elemento principale di molte ricette è proprio la zucca, il simbolo di Halloween, quelle fantastiche zucche che vengono intagliate ogni anno per essere usate come ornamento. Ma non è sempre stato così. Originariamente non si usava intagliare la zucca, ma una rapa. Sì, una rapa. Il perché va ricercato nella leggenda che ha dato vita a questa tradizione, Jack O'Lantern. Jack era un fabbro irlandese, dedito ai vizi, che riuscì, secondo la leggenda, a ingannare il diavolo per ben 2 volte, facendogli promettere che lo avrebbe risparmiato dall'inferno. Qualche anno dopo, quando Jack morì, si diresse verso il paradiso, ma a causa dei suoi peccati fu mandato via. Così decise di andare dal diavolo, ma questo, rispettando il patto, non lo volle neanche all'inferno. Quindi Jack, non potendo andare né al paradiso né all'inferno, fu costretto a vagare sulla terra con una lanterna fatta da una rapa intagliata e un tizzone ardente dell'inferno. La zucca sostituì la rapa quando la festività di Halloween si diffuse in America, grazie anche a numerosi immigrati irlandesi. Negli Stati Uniti la festa ebbe una vera e propria esplosione. La sua fama negli anni le ha fatto conquistare un posto tra le grandi feste celebrate nel paese. Oggi si calcola che gli americani nel weekend di Halloween spendano oltre 10 miliardi di dollari. Dall'America la celebrità della festa si diffuse in diverse parti del mondo e negli ultimi anni sta prendendo piede anche in Italia, dove, oltre a iniziare a fare dolcetto e scherzetto e vedere qualche film horror, possiamo cimentarci in qualche ricetta tipica della festa. Come non citare la pumpkin pie, la torta di zucca, una torta tipica anche del giorno di ringraziamento. Tra le più popolari invece troviamo i muffin alla zucca, che possiamo divertirci a decorare con disegni mostruosi. È possibile utilizzare la zucca anche per preparare il pumpkin bread, il pane alla zucca. Il procedimento è quasi identico al banana bread, di cui potete trovare la ricetta nel canale. Tutti voi avrete provato almeno una volta le mele caramellate, con quella crosticina zuccherina che fa venire l'acquolina in bocca. Tra l'altro sembra che l'usanza possa essere collegata alla festività romana dedicata a Pomona. In Irlanda, invece, la patria di Halloween, la festa viene festeggiata con Berbrek, un pane dolce con uvetta passa e uva sultanina. Il pane è legato a una tradizione molto curiosa. Infatti gli irlandesi lo usano per predire il futuro. In un primo tempo venivano inseriti dentro il pane diversi oggetti, ognuno dei quali, se trovato nella propria fetta, prevedeva le sorti del prossimo anno. Oggi è usanza mettere solo un anello, che se trovato indica la buona sorte. Sempre un anello viene inserito anche nel colcannon, un altro piatto tipico irlandese per Halloween.
un purè di patate con della verza. E per concludere la soul cake, che ha origine in Irlanda e in Gran Bretagna nel Medioevo, quando le piccole torte venivano consegnate ai bambini, che girando porta per porta cantavano e pregavano per i defunti. Ogni tradizione nasconde storie interessanti e curiose che vale la pena di conoscere. Ci vediamo al prossimo video per una ricetta tipica di Halloween.